Buongiorno a tutti, signore e signori. Festeggiamo la bella stagione che sta arrivando con un piatto tipicamente primaverile. Le frittelle di fiori di zucca. Ci occorrono 250 g di fiori di zucca, 100 g di farina, 100 g di parmigiano grattugiato, 4 uova, pepe nero, prezzemolo, sale e olio per friggere. Naturalmente, la prima cosa che andremo a fare sarà quello di sciacquare bene i fiori di zucca sotto acqua corrente ed eliminare la parte più dura. In una scodella mettiamo le 4 uova, un pizzico di sale, un pizzico di pepe nero e cominciamo a sbattere bene con una forchetta. Aggiungiamo anche il parmigiano grattugiato il prezzemolo tagliato al coltello e spezzettiamo grossolanamente i fiori di zucca che avremo già tamponato con un canovaccio per togliere l'eccesso di acqua. Iniziamo quindi ad amalgamare con la forchetta. Aggiungiamo la farina e mescoliamo con un cucchiaio per qualche minuto. Questo perché durante questa fase i fiori rilasceranno il liquido e quindi il composto diventerà meno denso. Adesso vi farò vedere la consistenza perfetta. Questa. Prendiamo adesso una padella ampia, versiamo l'olio vegetale, lo portiamo a una temperatura di 170 gradi e con un cucchiaio facciamo cadere il nostro impasto, formando la tipica forma della frittella. Facciamo cuocere per un paio di minuti rigirandoli. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella e impostarla su tutte le notifiche, così sarete sicuri di ricevere le notifiche dei miei nuovi video. E se vi va naturalmente lasciate un like. Grazie mille! Per girare le frittelle ci aiutiamo con 2 forchette. Guardate che belle! Sono davvero buonissime e semplici da realizzare. Nel caso in cui non volete friggerle, potete farle anche al forno. Vi suggerisco però di oliare un foglio di carta da forno in modo che almeno nella parte sottostante si formi una crosticina molto golosa. Le fate cuocere a 180 gradi per almeno 15-20 minuti. Ma fritte sono davvero una delizia perché sono croccantine fuori
e super soffici all'interno. Adesso vi farò vedere anche l'interno. Eccola qui, guardate che bella. Adesso faccio un bel morso e voilà, l'interno super soffice. Spero che questa ricetta molto veloce ma molto golosa vi sia piaciuta. Se così ricordate di lasciare un like, iscrivervi al canale e se vi va potete condividere questo video con tutti i vostri amici. Basterà cliccare il bottoncino qua sotto, condividi. Vi ricordo inoltre che trovate tantissimi altri video sul canale. Ve ne lascio qualcuno qui nell'info box oppure andate nella sezione video del mio canale, ne troverete davvero centinaia. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao, buona giornata a tutti!